pannelli. Una volta completato, il pannello posteriore si presenta in questo modo. Adesso non ci resta che cucire il pannello anteriore e lo andremo a fare con la cucitura invisibile, che non vi mostrerò in questo video, in quanto già c'è un video dedicato e vi lascerò il link in descrizione nelle schermate finali e nelle schede in alto. Vediamo come posizionare i pannelli. Intanto vado a girare il pannello con la parte del rovescio verso di me. Dopodiché vado a posizionare il pannello anteriore con il rovescio sul rovescio del pannello posteriore e con l'aiuto dei marcapunti vado a fissare bene tutti gli angoli. Quindi ne vado a posizionare uno qui sotto l'ascella, un altro lo vado a posizionare in basso e gli altri due li vado a posizionare sulla parte superiore della spalla e vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Dopo aver effettuato anche la cucitura invisibile, la nostra maglia si presenta in questo modo e come vedete la cucitura non si vede. Adesso passiamo alla realizzazione delle maniche. Inseriamo l'uncinetto nell'ultima riga di cucitura centrale, ovvero questa è la nostra cucitura, e andiamo ad inserire l'uncinetto nell'ultima riga del pannello posteriore, in questo punto. Prendiamo il filo e realizziamo un nodino scorsoio. Inseriamo, portiamo fuori il filo e chiudiamo con una catenella di sicurezza. Adesso andremo a lavorare in tondo lungo tutto il perimetro della manica e andremo a lavorare 7 maglie basse. Una maglia in ogni riga. 2 e 7. Ancora 18 maglie basse. 1, 2, 3 e 18 maglie basse. E a questo punto siamo arrivati alla metà della spalla dove abbiamo fatto la cucitura. Adesso faremo nuovamente 18 maglie basse e andremo a terminare con altre 7 qui nella parte posteriore fino ad arrivare da dove abbiamo iniziato. E andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Al giro numero 2 andiamo a ripetere nuovamente la lavorazione in cerchio e andremo a fare 7 maglie basse, 1, 2, 3, una maglia bassa in ciascun punto, 4, 36 mezze maglie alte nei 36 punti successivi, 1, 2, 3, 36 mezze maglie alte e 7 maglie basse, 1, 2 e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio. Adesso andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro, andremo a lavorare in senso antiorario e nel giro numero 3 andiamo a fare 50 maglie bassissime in costa dietro. 1, 2, 3 e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro. Adesso andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro, quindi andiamo a lavorare sul dritto della nostra manica e andiamo a fare 7 maglie bassissime in costa dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
2, 3, 7 maglie bassissime e una diminuzione di maglie bassissime in costa dietro. Quindi entriamo con l'uncinetto nei due punti successivi e andiamo a fare la nostra maglia bassissima, realizzando così la diminuzione. Dopodiché filo sull'uncinetto e andiamo a fare 32 mezze maglie alte prese in costa dietro. Una, 2, 3 e 32. Una diminuzione di 2 mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto ed entriamo nei due punti successivi, sempre prendendo il filo in costa dietro e andiamo a fare la nostra diminuzione. E 7 maglie bassissime prese in costa dietro. 1, 2 e 7 e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro, quindi questa volta lavoreremo sul rovescio della nostra manica. E al giro numero 5 andiamo a fare 48 maglie bassissime prese sempre in costa dietro. 1, 2 e andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima all'interno della catenella che abbiamo fatto all'inizio per svoltare il lavoro. Io continuo e ci vediamo alla fine del quinto giro. Terminato il giro numero 5 con 48 maglie bassissime in costa dietro e chiuso con una maglia bassissima sulla prima catenella, andiamo a fare il giro numero 6 iniziando con una catenella, giriamo il lavoro, quindi andiamo a lavorare sul dritto della nostra maglia ed iniziamo con 7 maglie bassissime in costa dietro. Una, 2 e 7. Una diminuzione di maglie bassissime sempre in costa dietro, quindi entriamo con l'uncinetto sulle due maglie basse successive. Io ho la brutta abitudine di lavorare molto stretto, forse troppo, ok? E facciamo la nostra diminuzione di maglie bassissime. Adesso filo sull'uncinetto e andiamo a fare 30 mezze maglie alte prese sempre in costa dietro. 1, 2, 30 mezze maglie alte, filo sull'uncinetto e anche qui andiamo a fare una diminuzione della mezza maglia alta, quindi due volte entriamo due volte con l'uncinetto e andiamo a fare la nostra diminuzione. Adesso 7 maglie bassissime prese sempre in costa dietro, una, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro, quindi andiamo a lavorare sul rovescio della nostra manica e al giro numero 7 andiamo a fare 46 maglie bassissime prese sempre in costa dietro. Una, 2 e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Io continuo e ci vediamo al giro numero 8. Terminate le nostre 46 maglie bassissime, andiamo a fare una catenella e svoltiamo il lavoro per iniziare il giro numero 8. Inizieremo con le nostre 7 maglie bassissime in costa dietro.
una diminuzione, ventotto mezze maglie alte prese sempre in costa dietro, una diminuzione e 7 maglie bassissime in costa dietro. E andremo a chiudere il giro con la maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Sono arrivata alla fine dell'ottavo giro e l'ho chiuso con una maglia bassissima all'interno della prima catenella d'inizio. Adesso continueremo a ripetere i giri 7 e 8 fino al giro numero 21. Quindi al prossimo giro andremo a lavorare solamente maglie bassissime prese in costa dietro fino ad arrivare alla fine del giro, dove chiuderemo con una maglia bassissima e faremo una catenella per girare il lavoro. Al giro numero 10 invece andremo a ripetere le nostre 7 maglie bassissime, una diminuzione, le nostre mezze maglie alte per quasi tutta la circonferenza della nostra manica. Qui alla fine andiamo a fare una diminuzione e le nostre 7 maglie bassissime. Quindi quando fate il giro di mezze maglie alte ricordatevi di lasciare 9 punti perché 2 serviranno per la diminuzione della mezza maglia alta e i restanti 7 serviranno per realizzare le nostre maglie bassissime in costa dietro. E continuiamo ad alternare quindi questi giri fino al giro numero 21, che sarà un giro di sole maglie bassissime in costa dietro. Io continuo e ci vediamo alla fine. Terminato il giro 21, andiamo a realizzare i giri dal 22 al 25. In questi giri non andremo più a fare le nostre diminuzioni, ma andremo a lavorare i punti così come si presentano. Quindi inizieremo con 7 maglie bassissime, le nostre mezze maglie alte e andiamo a chiudere il giro con 7 maglie bassissime e nel giro successivo andiamo a lavorare tutte maglie bassissime sempre prese in costa dietro dal giro 22 fino al giro 25. Al termine del giro 25 andiamo a fare 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a fare il giro numero 26. Al giro numero 26 non andremo più a fare le nostre maglie bassissime all'inizio del giro, ma lo inizieremo direttamente con le mezze maglie alte. Quindi al giro 26 andiamo a fare tutte mezze maglie alte per tutto il giro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo fatto all'inizio e facciamo una catenella per girare il lavoro e procedere con il giro 27. Al giro numero 27 andiamo a fare tutte maglie bassissime prese in costa dietro e continueremo ad alternare i giri 26 e 27 fino al giro numero 47. Iniziamo insieme il giro 27 e noi ci vediamo al giro 47. Terminato anche il 47esimo giro, la nostra manica ha già iniziato a prendere forma. Adesso andiamo a realizzare la parte dell'avambraccio e nel giro numero 48 andremo a fare una diminuzione all'inizio del giro e una alla fine. Quindi riprendiamo il giro 48 facendo una diminuzione all'inizio del giro di mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nei 2 punti successivi presi sempre in costa dietro e andiamo a fare la nostra diminuzione. In questo modo. Adesso proseguiamo con tutte mezze maglie alte, sempre prese in costa dietro, un punto in ciascun punto e una diminuzione sugli ultimi 2 punti. Quindi entriamo con l'uncinetto nei 2 punti successivi, sempre prendendo la postina dietro e andiamo a fare la nostra diminuzione. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla seconda catenella d'inizio e andiamo a fare una catenella
per svoltare il lavoro. Al giro numero 49 andremo a lavorare tutte maglie bassissime, un punto in ciascun punto, fino alla fine del giro. Al giro numero 50 andiamo a lavorare mezze maglie alte prese in costa dietro senza fare aumenti o diminuzioni, quindi andremo a lavorare punto su punto. Mentre nel giro numero 51 andremo a ripetere le maglie bassissime lavorando sempre punto su punto. Io continuo e ci vediamo al termine del giro 51. Terminato anche il giro 51, lavorando delle maglie bassissime, una maglia in ciascun punto, ho chiuso il giro con una maglia bassissima sulla seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio e fatte altre 2 catenelle. Adesso nel giro numero 52 andremo a ripetere il giro 48, ovvero andremo a fare una diminuzione sul primo punto e una diminuzione sull'ultimo punto e andremo a fare sole mezze maglie alte. Quindi entriamo nel primo punto, sempre in costa dietro, e andiamo a fare la nostra diminuzione. Adesso andremo a lavorare i punti così come si presentano, sempre mezze maglie alte prese in costa dietro e alla fine del giro, qui in questi ultimi 2 punti, andiamo a fare la nostra diminuzione. Fatta anche la mia diminuzione, ho chiuso il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla seconda catenella d'inizio. Adesso dal giro 53 al giro 56 continuiamo a lavorare i punti così come si presentano, alternando sempre i punti, quindi andremo a fare un giro di maglie bassissime e un giro di mezze maglie alte fino ad arrivare al giro numero 56. Ho terminato anche il giro 56 con sole mezze maglie alte per tutto il giro. Adesso andiamo a realizzare il polsino, andiamo a fare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nel punto successivo andiamo a fare una mezza maglia alta presa avanti. Filo sull'uncinetto, nel punto successivo vado a fare una normale mezza maglia alta sulla mezza maglia alta del giro precedente e nel punto successivo vado a fare ancora una mezza maglia alta presa avanti e continuo in questo modo per tutto il giro. Terminato il primo giro del polsino, vado a chiudere con una maglia bassissima all'interno della seconda catenella che abbiamo lavorato all'inizio e vado a fare il secondo giro. Quindi riparto con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta presa avanti, andiamo a fare un'altra mezza maglia alta presa avanti e dove abbiamo lavorato la mezza maglia alta normale, andiamo a ripetere la mezza maglia alta normale. E continuiamo in questo modo alternando una mezza maglia alta normale e una mezza maglia alta presa avanti e proseguiamo in questo modo per un totale di 6 giri. Terminato anche il sesto giro del polsino andiamo a rifinirlo con sole maglie bassissime, quindi andiamo a fare una catenella e andiamo a fare una maglia bassissima per ogni maglia. Terminata la nostra manica, adesso ripetiamo gli stessi passaggi per realizzare la seconda e ci vediamo dopo. Una volta terminate entrambe le maniche, ho rifinito il bordo della scollatura con un giro di maglie basse e un altro giro di maglie basse in costa dietro. Mentre per quanto riguarda la parte in fondo, ho realizzato la stessa rifinitura che ho utilizzato per realizzare i polsini. L'unica differenza è che anziché fare 6 giri ne ho fatti solamente 4.
Ed eccola qui la nostra maglia finalmente completata. Adesso andremo a realizzare la sciarpa. Realizziamo il nostro nodino scorsoio ed andiamo ad avviare 90 catenelle. 1, 2, 3, 4. Avviate le nostre 90 catenelle, anche per la sciarpa la lavorazione avverrà in questo modo, quindi di lato, e andremo ad eseguire gli stessi punti che abbiamo fatto per la maglia. Quindi facciamo un'altra catenella per girare il lavoro e andiamo a fare 90 maglie bassissime, una maglia in ciascun punto. Al termine del giro di maglie bassissime andiamo a fare 2 catenelle in sostituzione della nostra prima mezza maglia alta, giriamo la lavorazione e andiamo a fare 90 mezze maglie alte in costa dietro. La prima l'abbiamo già lavorata, quindi partiremo dalla seconda maglia dall'uncinetto e andremo a realizzare 90 mezze maglie alte in costa dietro. E facciamo una catenella per girare il lavoro. Al giro numero 3 andiamo a ripetere le nostre maglie bassissime e andiamo a fare 90 maglie bassissime fino alla fine del giro. E continuiamo la lavorazione alternando i giri 1 e 2 fino ad arrivare ad uno spessore di circa 7-8 cm. Quindi uno spessore all'incirca di 7-8 cm alternando i giri e l'ultimo giro sarà un giro di maglie bassissime in costa dietro. Io continuo e ci vediamo alla fine. Allora, per completare la striscia ho fatto un totale di 11 giri alternando un giro di maglie bassissime e un giro di mezze maglie alte prese in costa dietro. Adesso non andiamo a tagliare il filo perché andremo a ricreare la solina della sciarpa. Quindi dall'ultimo punto andiamo a fare 10 catenelle e le andiamo a chiudere con una maglia bassissima dal lato opposto del lato corto. Andando a ricreare l'asola. Facciamo una catenella e possiamo tagliare il filo. E come ultima cosa andiamo a nascondere tutti i fili in eccesso. Ed ecco qui anche la sciarpina terminata. E con la sciarpina andiamo a concludere la nostra maglia Northern Light. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Non mancate! Ciao!